Sono Raffaele Alberto Ventura e ho scritto un libro che si chiama Teoria della classe disagiata. E volevo raccontare la storia della nostra generazione, della nostra classe, della classe media di fronte alla crisi economica, di fronte al crollo dei suoi sogni. E per raccontare questa storia ho convocato degli autori, i loro personaggi, ho convocato le loro storie, quelle di Goldoni, di Balzac, di Chekhov, di Kafka. E quando Giacomo mi ha contattato e mi ha proposto di fare un adattamento teatrale, mi è sembrato che questa cosa fosse un po' il coronamento di quello che cercavo di fare, cioè di fare un saggio che potesse anche essere commovente, e tutta questa dimensione emozionale che io ho cercato con i miei poveri mezzi di fare emergere, penso che a teatro porti questo libro in una dimensione che io non avrei mai immaginato, ma che mi sembra totalmente coerente. Ciao, sono Giacomo e lui è Matteo. Io ho studiato alla London Academy of Music and Dramatic Arts. Lui ha studiato alla Scuola del Piccolo Teatro di Milano e ha vissuto per un periodo a Berlino. Adesso siamo tutti e due qui. Due disagiati. Quando ho letto il libro di Raffaele Alberto Ventura, mi sono accorto che parlava di lui, che per fare l'attore lavora come lavapiatti, di me, che faccio il regista con i soldi di nonna, di quelli che fanno la spesa alla Lidl andandoci in Mercedes, e che soprattutto parlava di te. Di noi. Disoccupati, semi-occupati, flexi-occupati, da sempre attaccati alla canna del plus valore e adesso tormentati dalla sete perché il getto si affievolisce, non basta più. La teoria della classe disagiata siamo noi. Ma grigia è ogni teoria, è verde è l'albero dorato della vita, come diceva quell'italofilo di Goethe, pace all'anima sua. E allora mettiamola in pratica, no? Mettiamolo in pratica questo dramma esistenziale, lo mettiamo in scena nei teatri, nei nostri bellissimi teatri all'italiana, sì! Ma con che soldi? Guarda che ci arrangiamo, promesso. Tipo, io faccio la regia, ma sto anche in scena con lui, che adesso non parla, ma parlerà poi quando è sul palco, così risparmiamo tempo, perché il tempo è denaro. E la drammaturgia la fa Sonia, che oltre alla drammaturgia fa la produttrice, ufficio stampa, promozione, grafica, cucina, pulizia, mazzacaffè. Beh, io sono l'autrice che quando ha vinto il premio, vabbè, insomma, il premio, quello che è il primo in Italia a vincerlo è stato Italo Calvino. Consegnatomi da Piera degli Esposti, davanti c'era Dario Fo, in giuria c'era Alessandro Baricco. Sono quell'autrice che ha detto: io il teatro lo faccio in campagna, nella casa di famiglia, con i miei amici, facciamo ricerca, mio padre paga e così vado avanti. 5 anni dopo, Chiara Alessi, la nipote del signor Bialetti, quello delle macchinette del caffè, ha scritto di me l'autrice sull'orlo della rimozione del teatro italiano. Se questa drammaturgia non la fo io, chi la fa? Il rapporto tra cultura e economia è il grande rimosso della nostra società, perché spesso non ci rendiamo conto che dietro la produzione culturale, dietro l'arte, dietro il bello, ci sono delle risorse economiche, c'è del lavoro, ci sono delle persone. Ora, questo non è assolutamente il nostro problema, perché Giacomo è ricco di famiglia. No? Beh, in questo caso ci vorrà un crowdfunding. Siamo arrivati a metà del nostro percorso produttivo e ci manca davvero poco per realizzare lo spettacolo sotto tutti gli aspetti. Sostenerci è davvero molto semplice, basta scegliere una delle reward che offriamo e in questo modo potrete aiutarci a realizzare Teoria della classe disagiata, lo spettacolo.